Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Oggi facciamo una bellissima conversazione italiana per imparare l'italiano in modo naturale. Parleremo di un argomento utilissimo per il vostro vocabolario italiano, la nostra routine giornaliera. Restate con noi fino alla fine del video perché oggi scoprirete le parole esatte che gli italiani usano ogni giorno per descrivere la loro giornata, da quando aprono gli occhi a quando vanno a dormire. Ciao Luca! Ciao Marta e ciao a tutti i nostri amici che vogliono ascoltare l'italiano per migliorare. Sì, parlare della propria giornata è fondamentale per fare pratica di Italian Conversation. La mia mattina inizia sempre molto presto. Mi sveglio, faccio colazione e poi inizio a lavorare. Tu a che ora ti svegli di solito? Io mi sveglio quasi sempre alle 7. La prima cosa che faccio è bere un grande bicchiere d'acqua, poi vado subito in cucina a preparare il caffè. Senza caffè non posso iniziare la mia giornata. Tu bevi il caffè appena ti svegli? Oh sì, assolutamente. Io bevo il caffè appena apro gli occhi. Per me il caffè fa proprio parte della mia routine giornaliera. Se non bevo il caffè sono un po' pigro la mattina. Dopo il caffè mi piace fare una doccia calda per svegliarmi bene. Ti capisco benissimo, Luca. La doccia la mattina dà molta energia. Io invece preferisco fare la doccia la sera, prima di andare a dormire, per rilassarmi. La mattina preferisco fare un po' di ginnastica o di yoga per attivare il corpo. Ah, che brava! Fai yoga! Questo è fantastico. Io invece la mattina preferisco leggere un po' le notizie sul telefono mentre faccio colazione. Mangio sempre dei biscotti o una fetta di torta. Mi piace la colazione dolce. Anche a me piace la colazione dolce, ma a volte mangio anche dello yogurt con la frutta. A proposito di colazione e di abitudini, amici che ci ascoltate, se questo video vi piace e volete imparare a parlare italiano con noi, iscrivetevi subito al canale Italiano Vero e lasciate un bel like. È un modo fantastico per sostenere il nostro lavoro e non perdere i prossimi video. Esatto, iscrivetevi. È gratis e vi aiuta tantissimo a pensare in italiano. Ma torniamo alla nostra giornata, Marta. Dopo la colazione cosa fai? Ti prepari per uscire o lavori da casa? Io di solito esco di casa alle 8:30. Prendo l'autobus per andare in ufficio. Durante il viaggio in autobus mi piace ascoltare un Italian podcast o della musica. Il viaggio dura circa 30 minuti. Tu come vai al lavoro? Ah, purtroppo devo prendere la macchina, perché il mio ufficio è un po' lontano e non ci sono autobus comodi. Spesso c'è molto traffico la mattina, quindi il viaggio è un po' stressante. Però ne approfitto per fare un po' di Italian immersion mentale e ripassare le cose da fare durante il giorno. Che ottima idea, Luca! Sfruttare il tempo nel traffico è intelligentissimo. Senti, visto che abbiamo usato molte parole utili, che ne dici se facciamo una piccola analisi del lessico per i nostri amici? Bellissima idea, iniziamo subito. Svegliarsi significa aprire gli occhi la mattina e finire di dormire. È il primo momento della giornata. Fare colazione significa mangiare il primo pasto della mattina. Di solito in Italia si fa con caffè, latte e biscotti. Prendere l'autobus significa usare i mezzi pubblici per andare da un posto a un altro, ad esempio per andare al lavoro. Approfittare significa usare una situazione in modo positivo, come usare il tempo nel traffico per fare qualcosa di utile. Grazie Luca, queste parole sono utilissime. Ricordate amici, potete usare una di queste parole nei commenti per raccontare la vostra giornata. Certamente, scriveteci nei commenti cosa fate appena vi svegliate. Allora Marta, una volta arrivata in ufficio, come continua la tua mattinata? Io di solito accendo il computer e controllo subito le email, poi faccio una piccola pausa verso le 11 per un altro caffè con i colleghi. Tu come organizzi il tuo lavoro? Anche io inizio accendendo il computer appena arrivo in ufficio. Controllo subito i messaggi dei clienti e guardo la lista delle cose da fare. Le mie mattinate sono sempre molto piene. Faccio molte riunioni con i colleghi e rispondo a molte email importanti. Poi, finalmente, verso l'1 arriva il momento che preferisco di tutta la giornata, la pausa pranzo. Per me è un momento sacro per riposare. Oh, ti capisco benissimo. La pausa pranzo è fondamentale per ricaricare le energie. Io di lavoro faccio l'impiegato, quindi di solito mangio un panino veloce o un piatto di pasta alla mensa dell'ufficio.
A volte, se il tempo è bello e c'è il sole, mi piace uscire e mangiare un'insalata su una panchina nel parco vicino. Mi aiuta a staccare la mente dal lavoro e a respirare un po' di aria fresca. Tu cosa mangi di solito a pranzo? Io preferisco portare il pranzo da casa, dentro un piccolo contenitore. Preparo la sera prima un po' di riso con le verdure o una bella insalata ricca di ingredienti. Mangiare cibo cucinato da me mi fa sentire meglio e mi dà salute. Dopo pranzo faccio sempre una piccola passeggiata di 10 minuti insieme a una mia collega di ufficio. Chiacchieriamo un po' del più e del meno e camminiamo. È un'ottima abitudine per non rimanere sempre seduti sulla sedia davanti allo schermo. Questa è davvero un'ottima abitudine, Marta. Io invece ammetto che dopo pranzo sono sempre un po' stanco e pesante. In Italia chiamiamo questo momento specifico abbiocco, cioè quel senso di sonno improvviso che arriva dopo aver mangiato. Per superarlo e tornare attivo, ho assolutamente bisogno di bere un altro buon caffè espresso. Così posso ricominciare a lavorare nel pomeriggio con la giusta energia. Il mio pomeriggio di lavoro finisce di solito verso le 6. L'abbiocco capita a tutti, è una cosa normalissima. Anche io finisco di lavorare verso le 6 di sera. Il pomeriggio passa sempre piuttosto velocemente, perché ho molte cose pratiche da completare prima di chiudere l'ufficio. Questo tipo di conversazione in italiano è fantastico per arricchire il vostro vocabolario italiano di tutti i giorni. Amici che ci seguite da casa, se state trovando utili questi dialoghi in italiano per imparare italiano, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video per farcelo sapere. Sì, un mi piace ci aiuta tantissimo a far crescere la nostra comunità di studenti che vogliono imparare l'italiano parlato. Sapete, ascoltare queste storie quotidiane è il modo migliore per sviluppare l'orecchio e iniziare a pensare in italiano senza tradurre. Ora, prima di andare avanti con il racconto della nostra giornata, che ne dite di fare la nostra consueta analisi del lessico? Marta, vuoi iniziare tu con la prima parola? Certamente, ecco alcune parole importanti che abbiamo usato in questa parte. Accendere significa mettere in funzione un oggetto elettrico o elettronico, come il computer, la televisione o la luce della stanza, per iniziare a usarlo. Pausa pranzo significa il periodo di tempo a metà giornata in cui si interrompe il lavoro o lo studio per mangiare e riposare prima di ricominciare. Mensa significa un grande locale o ristorante speciale dentro una scuola, un'università o un ufficio dove i lavoratori e gli studenti possono consumare i pasti. Staccare la mente significa smettere temporaneamente di pensare ai problemi, ai doveri o alle attività di lavoro, per rilassarsi e riposare il cervello. Abbiocco significa quella tipica sensazione di leggera stanchezza, pigrizia e sonnolenza che si avverte normalmente dopo aver fatto un pasto abbondante. Bellissime spiegazioni, Marta. L'abbiocco è una parola davvero divertente e tipica della cultura in Italia. Bene, la nostra giornata lavorativa è finalmente finita. Tu cosa fai di solito dopo le 6 del pomeriggio? Ti piace fare un po' di spesa al supermercato o vai direttamente a casa a rilassarti sul divano? Dopo le 6 del pomeriggio, di solito non vado direttamente a casa. Mi piace fare un po' di movimento. Spesso vado a correre al parco vicino a casa mia per 30 minuti. Mi aiuta a liberare lo stress della giornata di lavoro. Altre volte, invece, devo fare la spesa al supermercato perché il mio frigorifero è completamente vuoto. Compro la frutta, la verdura fresca, il pane e la pasta per la cena. E a te, Luca, piace fare la spesa dopo il lavoro? A dire il vero, fare la spesa la sera non mi piace molto, perché il supermercato è sempre pieno di gente che esce dall'ufficio. Però ci vado perché mi piace molto cucinare. Quindi preferisco andare a comprare ingredienti freschi per le mie ricette. Ma se sono molto stanco, c'è un'altra cosa della cultura italiana che amo fare dopo il lavoro: l'aperitivo. Mi incontro con i miei amici in un bar in centro, beviamo qualcosa di fresco e mangiamo qualche stuzzichino. È un momento perfetto per fare due chiacchiere in totale relax. Oh, l'aperitivo è un momento fantastico. Anche io lo faccio spesso il venerdì sera con le mie amiche. È un modo perfetto per iniziare il fine settimana in allegria. Ma durante la settimana, dopo la corsa o la spesa, torno a casa verso le 7:30.
La prima cosa che faccio quando entro in casa è togliere le scarpe e mettermi dei vestiti comodi, come una tuta sportiva. Per me è un vero sollievo. Voi che ci seguite da casa, fate anche voi l'aperitivo nel vostro paese? Fatecelo sapere nei commenti e se volete continuare ad ascoltare italiano per migliorare il vostro livello italiano A2 o italiano B1, ricordatevi di iscrivervi al canale Italiano Vero e attivare la campanella. Bravissima Marta, ricordare l'iscrizione è importante per non perdere i nostri prossimi dialoghi in italiano. Tornare a casa e mettersi comodi è davvero una sensazione bellissima. Anche io, appena arrivo a casa, mi cambio subito. Poi mi piace accendere un po' di musica di sottofondo per creare un'atmosfera rilassante, mentre inizio a pensare alla cena. Adoro mettermi ai fornelli. Ma prima di parlare della cena, facciamo la nostra analisi del lessico per aiutare i nostri amici a imparare italiano. Marta, cominci tu con la prima parola di oggi? Con molto piacere. Ecco le parole utili di questa parte della giornata. Fare la spesa significa andare al supermercato o nei negozi di alimentari per comprare il cibo e le cose necessarie per la casa. Aperitivo significa una tradizione sociale molto diffusa in Italia che consiste nel bere una bevanda in compagnia prima di cena, insieme a piccoli assaggi di cibo. Stuzzichino significa un piccolo cibo salato, come patatine, olive, pizzette o noccioline, che si mangia di solito insieme a una bevanda, durante un incontro informale. Mettersi comodi significa togliersi i vestiti eleganti o da lavoro per indossare abiti più rilassanti e confortevoli quando si è dentro la propria casa. Ottimo, queste parole sono davvero comuni nella vita di tutti i giorni in Italia. Saperle usare vi aiuterà moltissimo a migliorare la vostra conversazione in italiano con i madrelingua. Sicuramente, la spesa, l'aperitivo e il relax a casa sono parti fondamentali della giornata di tutti noi. Allora Marta, ora siamo a casa, siamo comodi e rilassati. Tu a che ora ceni di solito e cosa ti piace preparare quando hai poco tempo ma vuoi comunque mangiare qualcosa di buono e tipico? Io di solito ceno verso le 8 o le 8:30 di sera. Quando ho poco tempo, ma voglio mangiare qualcosa di buono e tipico, preparo una classica pasta al pomodoro fresco con un po' di basilico, oppure una caprese con mozzarella e pomodori. È un piatto veloce, fresco e molto amato nella nostra cultura italiana. Preparare la cena mi aiuta a rilassarmi dopo una giornata intensa. Tu invece, Luca, cosa cucini quando sei di fretta? Io, quando ho poco tempo, faccio spesso una frittata con le uova e le verdure che trovo nel frigorifero. È una soluzione perfetta e gustosa. Anche io ceno verso le 8 di sera. In Italia ceniamo più tardi rispetto ad altri paesi e per noi la cena è un momento importante per stare in famiglia e parlare della giornata. Dopo aver mangiato, però, c'è un'attività che non piace a nessuno, ma che dobbiamo fare tutti: lavare i piatti e sistemare la cucina. Oh, hai proprio ragione. Lavare i piatti è la parte meno divertente della routine giornaliera, ma purtroppo è necessaria. Di solito io lavo i piatti subito dopo cena per non pensarci più. Dopo aver sistemato tutto, finalmente inizia il momento del relax totale. Vado in salotto, mi siedo sul divano e mi rilasso. A volte leggo un buon libro, altre volte guardo una serie TV o un video interessante su YouTube. Guardare i video su YouTube è un ottimo modo per rilassarsi e a questo proposito, cari amici che volete imparare l'italiano, se state guardando questo video sul divano o mentre sistemate la cucina, ricordatevi di lasciare un commento. Scriveteci qual è il vostro piatto veloce preferito per la cena. Questo tipo di conversazione italiana nei commenti è utilissimo per fare pratica con il vostro vocabolario italiano di livello italiano A2 o italiano B1. Esatto, scrivere nei commenti vi aiuta moltissimo a iniziare a pensare in italiano. I nostri dialoghi in italiano servono proprio a questo, a farvi ascoltare la lingua vera di tutti i giorni. Dopo un po' di relax sul divano, verso le 10:30 di sera, io inizio a prepararmi per andare a dormire. Ma prima di raccontare l'ultima parte della nostra giornata, facciamo l'analisi del lessico per spiegare alcune espressioni utili che abbiamo usato. Luca, vuoi iniziare tu? Certamente.
Ecco le parole di questa parte. Cenare significa consumare l'ultimo pasto principale della giornata, che si fa a sera. Piatto veloce significa una ricetta che si prepara in pochissimi minuti e con pochi ingredienti semplici. Di fretta significa avere poco tempo a disposizione per fare qualcosa e dover agire in modo rapido. Sistemare la cucina significa pulire il tavolo, lavare i piatti e rimettere ogni cosa al suo posto dopo aver cucinato. Relax totale significa un momento di riposo completo, in cui non si pensa ai doveri e si riposa completamente. Grazie Luca. Queste parole sono davvero eccellenti per arricchire il nostro modo di parlare italiano in modo naturale. Dopo il relax sul divano, la giornata sta per finire. È vero, Marta. Una volta arrivati a questo punto della sera, io inizio a sentire la stanchezza. Di solito vado in bagno, mi lavo i denti, metto il pigiama e spengo tutte le luci della casa. Tu hai qualche abitudine speciale prima di chiudere gli occhi e addormentarti? Prima di chiudere gli occhi ho una piccolissima routine che mi aiuta a dormire meglio. Spengo il telefono un'ora prima di andare a letto. Poi mi piace bere una camomilla calda e leggere qualche pagina di un libro di carta. Questo mi rilassa tantissimo e mi aiuta a fare sogni tranquilli. Tu invece, Luca, riesci a dormire subito o rimani a pensare alle cose da fare il giorno dopo? Io di solito sono così stanco che mi addormento appena tocco il cuscino. Però anche io evito di guardare lo schermo del telefono a letto, perché la luce tiene la mente troppo sveglia. Preferisco ascoltare un po' di musica classica molto dolce a basso volume. Trovo che sia un modo perfetto per concludere la mia routine giornaliera in pace. È un'ottima abitudine, Luca. Dormire bene è fondamentale per avere energia il giorno dopo e per continuare a studiare con gioia. Amici che ci seguite da tutto il mondo per imparare l'italiano, speriamo che questo viaggio nella nostra giornata vi sia piaciuto. Se volete fare un'ottima italiana conversation con noi, ricordatevi di iscrivervi subito al canale Italiano Vero e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Il vostro supporto è importantissimo per noi. Assolutamente sì. Iscrivetevi e lasciate un bel mi piace se questo metodo vi aiuta a pensare in italiano in modo semplice e naturale. Questa pratica di ascolta italiano vi permette di migliorare giorno dopo giorno il vostro livello italiano A2 o italiano B1. Ma prima di salutarci e andare a dormire, facciamo l'ultima importantissima analisi del lessico con le parole della notte. Marta, cominci tu? Certamente. Ecco le ultime parole utili di oggi. Camomilla significa una bevanda calda e naturale fatta con le piante, che si beve la sera prima di andare a letto per rilassare il corpo e la mente. Addormentarsi significa entrare nello stato del sonno e iniziare a dormire profondamente dopo una lunga giornata di lavoro o di studio. Cuscino significa quell'oggetto morbido che si mette sul letto sotto la testa per stare comodi e riposare bene durante la notte. Sognare significa vedere immagini e vivere storie con la mente mentre stiamo dormendo profondamente. Grazie Luca. Queste parole completano perfettamente il nostro vocabolario italiano di oggi. Amici, usate una di queste parole nei commenti per dirci qual è la vostra routine della notte. Bellissima idea, Marta. Scriveteci tutti nei commenti. Vi risponderemo con molto piacere per aiutarvi a parlare italiano sempre meglio. Grazie per aver guardato questo video di Italiano Vero. Vi auguro una bellissima notte e un fantastico riposo. Buonanotte a tutti e ci vediamo prestissimo per una nuova fantastica lezione. Ciao Marta, buonanotte.